Bentornati ragazzi in un nuovo video degli Horizons, il secondo della triade di ristoranti dedicati al Medio Oriente. Dopo essere stati in India, questa sera ci sposteremo ad assaggiare la cucina libanese e siriana, ma questa sera non saremo da soli perché chi ha visto i video della Foresta Nera sa benissimo che c'è qualcuno che deve riscuotere il premio che ha vinto indovinando le domande del quiz. Cogliamo con un caloroso saluto Annalisa che ha portato con sé l'amica Chiara che abbiamo già visto in altri video. Quindi nulla. Vi ricordate di lei? Certo che si ricordano di te. Quindi direi che è arrivato il momento di andare a mangiare. Ma Fabio, stasera dov'è che dobbiamo andare? Che non ho ancora capito. Aspetta che sento il palisse, cosa ho scritto sul gruppo. Per conoscere la cucina libanese abbiamo scelto il ristorante Aladino, il primo di questa cultura ad aver aperto a Milano, un locale dove sentirsi a casa, super decorato e ricco di colori. La location molto bella, posto molto curato, dalla tavola al tavolo, l'ambientamento, l'arredo, specchi, quadri, tendaggi, lampadari, tutto veramente bello e ti trasporta veramente in Libano, alla Siria dove siamo stasera. È arrivato il momento della spiega del menù, abbiamo una vasta scelta, una vasta selezione di antipasti sia freddi che caldi, di cui sceglieremo un bel po' perché ci attizzano parecchio tutti quanti. E poi proseguiremo con una portata principale fatta di carne. Io invece prenderò un primo, dopo vi spiego che cosa. Io ho preso l'hummus bellami che è composto da questa cremina di ceci e carne. Io come antipasto invece ho preso le falafel, polpette di ceci fritte e sopra hanno i semini di sesamo. Io invece ho preso un kebbe, che sono queste polpette fatte con frumento di grano, manzo e agnello. Io ho preso il patersh, che è una crema di melanzane servita con ragù di agnello. Io invece ho preso degli yalangi, che sono delle foglie di vite ripiene di verdura e di carne. Oltretutto abbiamo preso 3 bevande molto particolari, molto colorate. Io ho preso una bevanda di limone e menta, il Cicetto invece Tamarindo e Fabietto invece Il detersivo. No, scherzo. si chiama Ayran. Yogurt, acqua e sale. Persona io. l'abbinata carne, salsa di ceci e questo burro chiarificato è veramente top. Dà un gusto chiaramente molto saporito, ma che non stufa e che non dà fastidio come il piccante delle altre volte, quindi veramente promosso. E stavolta hanno fatto centro, è buono. Hanno fatto il ceccio. Allora, sono molto buone e il sapore di ceccio, ma fritto acquisisce un pochino secchino forse, però sono svizzese. Soffici come pane. Molto buono, molto pieno di carne, anche la pastella fuori è molto sottile, lascia spazio per quello di pieno ed è molto speziato, però le spezie non coprono il sapore della carne, è veramente buono. È davvero molto buono. La crema delicata, perché le melanzane comunque non si sentono tantissimo, molto fresca, è un po' acidificata dal limone ma gli dà quella freschezza in più che contrasta molto invece con un sapore più terroso e molto più saporito dell'agnello, accoppiata fantastica. È viscido, è un po' viscido il tatto. È un po' marrogno. È un antipasto freddo, molto oleoso. C'è tipo una salsina molto simile a una salsa di soia, però non credo sia soia, la foglia è un po' amara. Buono però, comunque buono. Nell'insieme è buono. Però sto facendo 4 ristoranti. Io dopo le foglie di vite ho preso altre piante, quindi come portata principale ho preso il bamia, che praticamente è un particolare tipo di pianta, l'ocra, che è cotta all'interno della salsa di pomodoro e coriandolo, accompagnata poi con del riso siriano, fatto con capelli d'angelo e mandorle tostate. Chiara mi diceva che erano amari, però in realtà non lo sono, assomigliano molto alle zucchine che mi fa mia mamma, come sapore, ci sta, molto buono, molto delicato, la salsa di pomodoro si sente, però si sente molto anche il saporino della pianta. Io invece ho preso degli spiedini d'agnello con erbe varie e pinoli. L'unica cosa che manca è lo stecchino che le tiene insieme, però adesso lo assaggeremo. Buono, bello gustoso, saporito, la cottura che dire perfetta, buona, davvero, consigliabile. Sanno cucinare, ottimo lavoro. Io ho preso il kebab, cioè gli spiedini di agnello, manzo e vitello con la scelta di 7 spezie e io ho scelto quello che è accompagnato dall'aglio e devo dire che già anche da molto distante si sentiva l'aglio e anche mangiandolo si sente l'aglio molto. Io
invece ho preso il kebab con il pistacchio, sempre con le 7 spezie ma con l'aggiunta di pistacchio. Devo dire, il pistacchio non lo sento un granché, non so se è una nota positiva perché ha un forte sapore la carne o negativa perché è forse troppo poco come quantità, però al di là di quando lo sgranocchio nel punto specifico non lo sento un granché, però la carne è molto buona. Questi sono le rayes, sono del pane siriano ripieno di carne e formaggio, anche questi molto speziati. Devo dire che il pane, che è un pane molto sottile e molto blando di sapore, molto delicato, accompagna molto bene il ripieno che è veramente carico di sapori, c'è del piccante, c'è tutto insieme di spezie che accompagna comunque una carne che è già molto saporita, e quindi questo pane, pur essendo anche molto sottile, quindi non troppo stopposo, non troppo pesante, diciamo va ad accompagnare molto bene questo piatto. Sono abbastanza soddisfatta. Dicevo, l'aspetto di una cosa piccante, ergo parte la sfida caccia contro Fabio. One shot, One shot, è tutto dentro, aspetta che lo pico. Guarda qua, un bocconcino. Aspetta. Anche a Paolo all'inizio non piccano, poi No, sale dopo. Sta salendo. più va avanti. Sento fuoco. Mi sto sentendo male io. C'è questa che è pane. Provo con l'acqua, il sale non aiuta. Annalisa, dici un po' che dolci prenderemo adesso? Allora, il ristorante offre una selezione di 3 dolci tipici: il Mallabia, che è un budino di latte con gomma arabica profumata all'acqua di rose. Il secondo è il Baklava, che è una pasta sfoglia con pistacchio profumata alla cannella e con sciroppo di mele. E l'ultimo, che mi attira molto, è il Kunafa, che è una torta di pasta fillo con ricotta, mascarpone, sciroppo di mele e pistacchio. Ti devo dire, sembrano interessanti. Io ovviamente cos'è che prendo, Palis? Il budino di latte. No. Non sento nessun altro sapore oltre che all'acqua di rose, cioè è veramente tanto presente, quindi sento la consistenza di una panna cotta ma all'acqua di rose, potrebbe esserci tranquillamente panna cotta all'acqua di rose e nient'altro. Allora, io ho assaggiato il budino di Fabio, anche se sa di acqua micellare, io lo apprezzo. È arrivato il momento del baklava, il commento di coppia. Come si chiama? Baklava. Baklava? Commento di coppia, ci sono un sacco di pistacchi. Sì, e il limone, la glassatura con limone fantastica. C'era il miele, sciroppo di miele. Ah, non era con limone? Croccante, crunchy. Era col miele. Facciamo sentire che è crunchy. Il microfono dentro. Un po' pastoso. Bravo, quello che volevo dire, un po' pastoso, Ma mi sa che ci si sentono tantissimo. Cioè, la pastosità è dovuta un po' al miele. Però la pasta sfoglia è davvero croccante. Ed essendoci il pistacchio, voto 9. Sembra proprio un nido di uccelli con dei pulcini che sono in realtà i granelli di pistacchio. Potrebbero essere anche delle cimicine dal colore. No, così per dire. Per adesso sento solo pastafillo molto più salato di quanto pensassi. Però adesso arriva il dolce della ricotta, quindi me lo aspettavo molto più dolce essendo un dessert, ma in realtà è buono. Mi sto chiedendo se ho mangiato lo stesso dolce di Anna, perché quello che sento è incredibilmente dolce. Sento una nota predominante di miele e soffice del formaggio che sta all'interno, ci sta. Mi aspettavo questi filini un pochino più croccanti, però non so come dovrebbero essere. Considerazioni? Beh, che considerazioni? Location ottima, cibo veramente buono, personale a un livello altissimo, veramente gentilissimi, disponibili. hanno anche attaccato il nostro logo sulla vetrata fuori. Quindi solo questo 100 punti in più. Prezzo, per quanto riguarda il prezzo abbiamo speso 35 a testa, quindi
in linea con anche l'altro ristorante che avevamo già. Sì, proprio uguale. Proprio uguale, 35. Anche per questo video è tutto. Come sempre vi ricordiamo di seguirci, spolliciare, seguirci su Instagram per avere qualche spoiler sui prossimi video e perché no, per consigliarci qualche posto e qualche nuova trade da fare. Bella raga, al prossimo video. Completamente piene di... non so che cazzo dire, aspetta. Non mi ricordo il nome. Sta cercando. Siamo operativi, allora. Cosa dico? È carne, sai? La mozzarella magari. Palis e le... No, in genere no. Mangi. Sono tutti italiani. Aspetta, stavo ingolando. Vabbè, guarda cosa avete detto. Diciamo quasi il sapore. Mi spiace, ma devi ripetere tutto perché c'era il microfono, io non stavo... Anche Da zero. anche l'assaggio, ma per favore. Come si chiama? Kufabe? Kumafe? Kunafe? Caffè? Kufabe? Kufabe? Se lo metto nel naso. No, grazie. Si chiama kunafa. Kunafa. È quello che ho detto. Ci si diverte con l'Horizon, un dramma. Palis, la situazione di questa sera come È sta andando? disastrosa. O come al solito? Ci hanno chiuso le metropolitane, è praticamente le 11:30, quindi a mezzanotte non avremo più la possibilità di tornare alle nostre macchine. Esatto. Oltretutto voi avete la macchina del parcheggio. Il silo sta a San Donato, al chiuso, quindi siamo bloccati dentro fino all'una abbiamo tempo, però beh, ok, dai, allora forse ce la fate. bisogna arrivare però a San Donato entro l'una. Stiamo andando a Centrale sperando di trovare la linea della metro aperta, perlomeno lì. Horizon.